Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il borsellino piccolo beauty o trousse, come vogliamo chiamarlo, che avete già intravisto nelle slide. Eccomi ad accontentarvi in quanto sto per utilizzare il filato che ha vinto il sondaggio messo come post su YouTube. Grazie mille intanto per tutti i voti che sono arrivati. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento sotto questo video. L'occorrente per questo progetto consiste in un cordino piatto, nel mio caso la fettuccia Pandoro Queen. Io ho scelto la variante blu. Avremo bisogno di ago e filo per andare naturalmente ad incorporare la fodera. Come vedete infatti nell'occorrente prevedo anche uno scampolo di stoffa, una chiusura lampo nel mio caso di 20 cm. Lavoro questo progetto con un uncinetto il numero 3, serviranno poi un paio di forbici e dei marcapunti. Ho pensato di realizzare una mia versione di questo tipo di trousse che avete senz'altro già visto online, ovviamente lo fodererò, quindi spero vi possa piacere, fatemelo sapere ovviamente nei commenti. Direi che possiamo passare al tutorial. Cappiettino iniziale. Andiamo a strutturare la nostra catenella. La catenella che andiamo a realizzare in questo momento andrà a definire la profondità del nostro beauty. Quindi andiamo a realizzare un numero di catenelle pari che sia esattamente lungo come noi vogliamo profondo il nostro beauty case. Nel mio caso realizzerò 16 catenelle che corrispondono a circa 8 cm di spessore. Queste 16 catenelle sono 15 effettive più una per alzarmi, ecco perché vi dico un numero pari, perché comprendiamo anche la catenella che ci serve per alzare il lavoro. Da qui entriamo nella seconda dall'uncinetto ed eseguiamo una riga di ritorno interamente a maglia bassa. Finita la riga di ritorno, eseguo una catenella, volto il lavoro e da questo momento in poi vado a realizzare delle righe di andata e di ritorno tutte a punto basso, eseguendo sempre una catenella per alzare il lavoro. Quante righe devo andare ad eseguire? Vi dico subito che il numero di righe e di conseguenza il numero di centimetri col quale noi andremo ad alzarci corrisponderà all'altezza effettiva del nostro beauty. Quindi io andrò, avendo anticipato di voler realizzare un beauty di contenute dimensioni, andrò a realizzare questo piccolo quadrato di 8 cm. Quindi realizzerò un pannellino 8x8. Eccomi con il mio quadretto 8x8. Se fate bene caso noterete che è proprio corrispondente al laterale, quindi abbiamo già un'altezza ed una profondità. Da questo momento io vado a fare una catenella, volto il lavoro e adesso, trovandomi 15 punti, vado a lavorarne 7. Ovviamente a maglia bassa. Settimo punto, catenella, volto il lavoro e proseguo con un'altra riga di 7 maglie basse. A questo punto noi dobbiamo andare a realizzare 2 pannellini composti da righe di 7 punti bassi, lasciandoci un punto centrale sgombro, perché questo punto
sarà il punto dove faremo coincidere poi la lampo. Ecco qui, vi faccio vedere. Così andiamo a realizzare un pannellino composto appunto da righe di punto basso che arrivi a 20 cm nel mio caso, quindi che vada a coprire la lunghezza della mia zip. Realizzeremo il primo pannello e poi, riagganciandoci con il filo nel settimo punto dal margine, quindi lasciando il punto centrale sgombro, realizzeremo il secondo pannellino. Il mio conteggio dei 7 punti altro non è che il numero totale dei punti che ho a disposizione meno 1 diviso 2. Cosa vuol dire? Ho 15 punti. Devo eseguire 2 pannellini identici, quindi uno lo tolgo perché rimane il centrale, 15 meno 1 fa 14. Ecco che dividendo il 14 per 2 mi trovo il numero di punti che mi occorrono per salire correttamente lasciando sgombro il punto centrale. Naturalmente potrete andare a marcarvi questo punto per essere ancora più certe di non sbagliarvi. Detto questo, procedo con la mia catenella per alzare il lavoro e la mia riga di punti bassi. Porto avanti questo tipo di lavorazione, ovvero 7 punti bassi ed una catenella per girare il lavoro, fino a che non raggiungo 20 cm di lunghezza, che sono appunto i centimetri della mia lampo. Raggiunti i centimetri che ci occorrono, andiamo a realizzare la catenella di sicurezza, tagliare il filo e replichiamo la stessa operazione dal lato opposto. Prendiamo il nostro cordino e ci andiamo ad inserire nel settimo punto, nel mio caso. Per regolarvi ancora meglio, saltate semplicemente un punto, che è quello centrale. Ci riagganciamo proprio nel secondo. Se avete fatto bene i conti, dovreste avere 7 punti disponibili. Ci ancoriamo con una catenella, in questo modo, rientriamo nel punto appena lavorato, eseguendo un punto basso, e da qui proseguiamo 2, 3, vedete io mi porto anche dietro la codina, 4, 5, 6 e 7, catenella per alzare il lavoro e proseguo alla stessa identica maniera, realizzando righe di andata e di ritorno di 7 punti bassi, alzandomi con una catenella. Naturalmente le righe devono essere esattamente della stessa lunghezza. Realizzato anche il secondo pannellino, testiamo che siano lunghi uguali e che la zip ci si incastri perfettamente. Direi perfetto. Ok, adesso dobbiamo andare semplicemente a replicare questo laterale dalla parte opposta, quindi andiamo ad unire di nuovo questi 2 pannelli. Per farlo ci alziamo con una catenella, voltiamo il lavoro e proseguiamo come niente fosse i nostri punti bassi. Arrivati al settimo eseguiamo una catenella e ci puntiamo subito nell'ultimo punto dell'altro pannello, agganciandoci con un punto basso. Proseguiamo poi la nostra riga di punti bassi, quindi di altri 7 punti bassi. Ci alziamo con una catenella, voltiamo il lavoro, vedete abbiamo unito la nostra lavorazione e adesso continuiamo a strutturare il nostro pannellino di righe di andata e ritorno a punto basso
di 15 punti, alzandoci sempre con una catenella. Il pannello naturalmente deve essere lungo esattamente come l'altro. Mi porto anche dietro la codina, sono tornata ai miei 15 punti perché l'8º punto, nel mio caso, lo andrò a realizzare sulla catenella che ho utilizzato per appunto unire i due pannellini. Eccomi, vedete, sono qui al 7º punto, l'8º lo vado a realizzare sulla catenella. Ecco qua. E proseguo con gli altri 7 punti. E 7, una catenella per alzare il lavoro. Ed eccomi. Proseguiamo a righe di andata e ritorno fino a raggiungere 8 cm anche da quest'altro lato. Meglio di così non posso davvero rendere l'idea di quello che sto cercando di fare. Vedete, ho creato la tasca perfetta per la mia lampo. Ora taglio il filo, naturalmente catenella di sicurezza, taglio il filo e vado a posizionare i miei primi marker, perché ora svilupperò il corpo del mio beauty, della mia trousse. Per regalarmi un altro paio di centimetri di altezza ho deciso di andare ad invadere lo spazio della lampo di circa 2 cm, quindi ho posizionato 2 marker a 10 cm dall'estremo margine per entrambi i lati. Da qui a qui infatti abbiamo 10 cm e 10 cm, seppure il pannellino in realtà è di 8, vedete? C'è una differenza. Questo perché poi quando andremo a ripiegare il nostro beauty sarà più carino anche il discorso dell'apertura. Questa è la misura esatta del pannello che dovremo andare a strutturare in verticale. Come ci possiamo regolare? Intanto io ho deciso di cambiare punto e di realizzare quindi il corpo principale del mio piccolo beauty a punto spiga. Per individuare la lunghezza del pannello che dovete realizzare vi basterà semplicemente andare a misurare i 3 lati del vostro beauty. Ci marchiamo 10 cm anche dal lato opposto e da qui andiamo semplicemente a misurare i centimetri che abbiamo sommando lato per lato. Io ho 10, 10 e 8, quindi 28 centimetri sarà la misura della lunghezza del pannello che devo andare a strutturare. Prendo a questo punto il mio uncinetto, lo inserisco nel punto da cui inizia il mio pannello e mi riprendo il filato di lavorazione. Ora devo andare a strutturare semplicemente dei punti bassi di ancoraggio. Mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto eseguendo un punto basso. Portandomi dietro la codina, eseguo una serie di punti bassi prendendo un lembo del cordino e la codina fino a raggiungere il marker successivo. Per il punto che io ho scelto, ovvero il punto spiga, non occorre multiplo, quindi non mi interessa tanto il numero di punti bassi che io avrò al termine della mia prima riga. Qualora doveste decidere però di realizzare questo pannello centrale con un punto che necessita di multiplo, premuratevi di avere un numero sufficiente di punti fino al marker. Eseguita questa prima riga, vado a realizzare una catenella, volto il lavoro ed inizio il mio punto spiga. Filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile,
a mo' di mezza maglia alta e vado a chiudermi non prendendo di nuovo il filo, ma prendendo sull'uncinetto l'ultima asola e con questa chiudendo le altre due. In questo modo, filo sull'uncinetto, punto successivo, entro, porto fuori il filo, ho le mie 3 asoline, vedete? E con la terza chiudo le altre 2 in questo modo. Proseguo in questa maniera per tutta la seconda riga. Terminata anche la seconda riga di lavorazione, mi alzo con una catenella, volto il lavoro e proseguo con una riga di maglie basse. Il punto spiga si struttura esclusivamente su queste 2 righe. La prima di maglie basse, punto su punto, ci si alza con una catenella e la seconda invece con la variante della mezza maglia alta che abbiamo appena visto. Non dovremmo far altro che replicare questo motivo costituito da 2 righe per la lunghezza che ci occorre, nel mio caso 28 cm. Ho terminato la realizzazione del mio pannello nella sua interezza. Taglio naturalmente il filo con catenella di sicurezza e vado ad apporre un paio di marker. Come mi regolo? Intanto vi faccio vedere una simulazione di assemblaggio per farvi capire come poi andremo a procedere. Andremo a cucire tra un pochino, lungo tutta la linea laterale, il nostro spessore. Vedete? 1, 2 e 3. In questo modo abbiamo una simulazione di assemblaggio della nostra piccola trousse. Per individuare dove andare ad apporre i nostri marker sarà sufficiente stendere queste 3 misure e andarsi a marcare i punti di giunzione. Quindi se io avevo stabilito di avere 10 cm, 8 cm e altri 10 cm, non farò altro che riportare verticalmente questa misura e apporre i miei marker 10 cm, 8 cm ed altri 10 cm. Lo stesso vado a replicare dalla parte opposta. Adesso dobbiamo occuparci però della zip. Io sono sul dritto del mio lavoro. Prendo la mia zip, la passo sotto per farvi vedere. Se coincide, dovrebbe coincidere se avete preso le misure correttamente. Eccoci qua. Questo è l'aspetto che avrà una volta assemblata. Per poter assemblare però la nostra zip dobbiamo voltarci sul rovescio e andare a fissare la zip con degli spilli. Con qualche spillo ho fissato la mia chiusura lampo. Vi faccio vedere come si presenta dal dritto, vedete? E adesso con ago e filo vado a incorporare la chiusura alla lavorazione. Cerco di non andare troppo a ridosso dei dentini della nostra chiusura lampo per non creare problemi poi con la lavorazione e con lo scorrimento della stessa. Mi vado ad inserire con l'ago nella mia zip prendendo anche una porzione di cordino sottostante, cercando di attraversare la mia trama e non di bucarla, quindi non perpendicolarmente ma lateralmente. In questo modo vedete che di qua non si vede assolutamente il filo di lavorazione. Una volta eseguito il primo punto, procedo per tutto il perimetro della mia chiusura lampo. Procedo in questo modo per tutto il perimetro della mia chiusura lampo.
ho cucito la zip perimetralmente, vedete anche qui nei laterali sono andata a fare qualche punto ed ecco come si presenta una volta fissata, vedete si apre e si chiude perfettamente. Eccola qui. Adesso andiamo ad occuparci della fodera. Io ho già ritagliato il mio bel pezzo di fodera. Facciamo un piccolo ripasso. Per realizzare la fodera dobbiamo posizionare la stoffa sul piano e sopra mettere il pannello che intendiamo foderare. Al momento del taglio assicuriamoci di eccedere di almeno 1 centimetro perimetralmente il pannello stesso, in modo da avere un bel margine di spazio per poter andare poi a ripiegare la stoffa su se stessa. Ora io vado a posizionare la stoffa sul dritto, vedete, mentre ho il pannello con il rovescio verso di me. Con delle pinze mi aiuto ripiegando, come ho detto prima, la stoffa su se stessa di circa 1 centimetro. Vado a fissare il tutto con le mie pinze. Ora devo occuparmi della zona della zip, perché naturalmente devo fare in modo che si apra anche la fodera. Vado con le unghie a calcare un pochino e con la forbice cerco di creare una sorta di piccola linea che comunque sia vado a marcare maggiormente con una matita. Quindi prendo una matita e vado a segnarmi il punto dove la stoffa, come vedete, si piega. Mi segno per bene la riga dove voglio andare poi a tagliare la mia stoffa, cercando di calcare quanto più possibile i margini iniziali e finali. Vedete, io faccio anche una sorta di piccolo sorriso, una striscettina anche perpendicolare, perché mi deve consentire di piegare poi 2 alettine e andarli a cucire ripiegando un lembo anche delle stesse. Vedete, ora ho tagliato la parte orizzontale e vado a fare questi 2 piccoli tagliettini, vedete, in maniera perpendicolare da entrambi i lati naturalmente. A questo punto piego entrambi i lembi del taglio che ho appena eseguito, vedete, in modo da poter fissare con degli spilli la stoffa già ripiegata su se stessa alla chiusura lampo. Una volta posizionati tutti gli spilli, procedo con l'ancoraggio della fodera alla lavorazione tramite l'utilizzo di pinzettine. Ovviamente mi ricordo di andare a ripiegare tutto il perimetro che ho lasciato come margine. Ed eccoci al ripassino veloce della cucitura. Vedete, io prendo un lembo del cordino e lo attraverso lateralmente, non lo vado a bucare ma lo attraverso, faccio passare il filo e prendo un lembo della stoffa nella parte ripiegata, sempre attraversandolo, preoccupandomi di non forare, di non bucare, ma di attraversare, passaggio importantissimo che ci consente di non far vedere assolutamente la cucitura. Con questa tecnica procedo per tutto il perimetro della mia pochettina, della mia trousse e anche perimetralmente per quello che riguarda la chiusura lampo. Una volta cucita la fodera, andiamo ad assemblare il nostro progetto. Per farlo ci servirà l'ago da lana e ovviamente il cordino di lavorazione. Io ho già marcato, vedete, da questo lato la parte opposta all'angolino, questo per darmi una definizione completa della misura che deve avere la pancia del mio progetto. A questo punto vado ad unire questa parte con questa, semplicemente in questa maniera, facendole combaciare, vedete? Le faccio combaciare così e inizio una cucitura dal punto dove ho messo il marker, prendo l'angolino del pannello, del secondo pannello, mi lascio naturalmente un piccolo margine
e inizio la mia cucitura semplicemente accavallando i punti uno sull'altro. Ovviamente in questo caso non abbiamo una fila di punti reale sottostante, quindi dovremo andare un pochino a interpretazione. Andiamo avanti fino al marker. Sono arrivata all'ultimo punto, tolgo il marker e faccio scorrere il cordino. Vedete? Ho concluso tutta la cucitura. Si presenta in questo modo. Adesso dobbiamo semplicemente montare, vedete, il nostro laterale, facendo coincidere gli angolini con i punti dove abbiamo messo i marker, ovviamente in entrambi i laterali. Da dove sono ora continuo semplicemente il mio lavoro, stando però bene attenta nel far combaciare appunto i miei due angolini. Ecco qui, così ho già la mia fila di punti da interpretare e non corro il pericolo di trovarmi con delle gobbettine nel lavoro. Vedete, tenendo con la mano ho già la mia bella impostazione del lavoro. Inserisco il mio ago in un punto e cerco il punto successivo. Continuo il mio lavoro, scelgo un altro punto quanto più adiacente possibile e continuo la mia cucitura. Ovviamente una volta terminata questa parte laterale andremo a fare la stessa operazione dall'altra. Cuciti anche i laterali, ecco come si presenta il nostro progetto terminato. Guardate che carino. Ora andiamo ad aprire per vedere le rifiniture. Ed ecco come si presenta all'interno. Guardate come viene rifinito anche il retro della chiusura lampo. Questa è una versione naturalmente minima, con le istruzioni del tutorial potrete realizzarne assolutamente di più grandi. Questa misura 17 cm per 10 e 10 anche di spessore, ma è davvero molto capiente, ve lo posso assicurare. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come al solito a seguirmi su Instagram, vi lascio il link in descrizione e qui sotto nel primo commento. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.